21 minuti ha 3 concetti fondamentali. Il primo, la visione. La visione più ampia di cui siamo capaci. Quindi ho invitato a parlare per noi, fra di noi, delle persone che hanno nella loro vita espresso un allargamento della cornice. Hanno cercato di condividere con il mondo, in se stessi e poi con il mondo, una visione più ampia, grazie alle loro scoperte, grazie comunque sempre al loro percorso di vita. La creatività più alta. Se la visione deve essere ampia, questa darà certamente origine a una creatività più alta, maggiore di quella che intorno a noi quotidianamente incontriamo. E infine le strategie più efficaci. Infatti coloro che sono più creativi giungono a maggiori strategie. Infatti c'è un'enorme differenza tra essere uno stratega e avere un piano d'azione. Le strategie sono la capacità di moltiplicare i nostri piani di azione come per un arciere avere molteplici frecce nella sua faretra e quindi potersi accostare gradualmente, grazie a degli errori, con maggior precisione sempre di più al loro bersaglio. C'è una differenza quindi tra uno stratega e un semplice progetto enorme. Il nostro progetto di vita, infatti, oggi ha bisogno di nuove strategie, ha bisogno di strategie che ci permettano di vederci capaci di innovare istante dopo istante non le cose che facciamo, ma ciò che c'è all'origine di queste, cioè il nostro pensiero, mettendo insieme pezzi, saperi provenienti da ambiti molto diversi. Perché tutto questo? A questa domanda ho cercato di dare una risposta altrettanto semplice, che cambia quasi ogni giorno. La vita, voi, mi chiedete di essere educato per diventare capace di offrire all'altro quella parte che ho indagato e ho scoperto essere la mia eccellenza. Quindi ognuno di noi non può far altro che chiedere a se stesso e agli altri di essere semplicemente educati, cioè di accettare, accogliere questo processo straordinario che è imparare ad imparare tutti i giorni dagli altri e imparare ad imparare da me stesso, cioè dire a me stesso cosa, come, quando, perché sono in grado di migliorarmi. Cosa mi fa migliorare? Come sono capace di migliorarmi? Quando il miglioramento diventa stabile, evidente in me. I saperi dell'eccellenza è nient'altro che questo. Presentarvi delle persone che hanno risposto alla loro domanda esistenziale o che cercano di farlo tutti i giorni, perché questa, come dicevo un attimo fa, si rinnova costantemente, e nell'impegno che compiere, che ricercare questa risposta a loro richiesto, hanno raggiunto dei traguardi. Ci sono tanti convegni oggi nel mondo, tutti specialistici. Ci sono i convegni dei neuroscienziati, ci sono i convegni degli ingegneri, degli architetti, dei medici, le mostre specializzate d'arte. 21 minuti non è questo. 21 minuti saperi dell'eccellenza è offrirvi un panorama trasversale che, se lo vorrete, ne sono certo, potrà fecondarvi permettendovi di uscire da questa stanza, da questo spazio, non con nuove certe risposte, ma con nuove e molteplici domande. L'unica cosa che ci permette di restare fertili quando le domande ci assillano, noi siamo certi che la vita scorre ancora dentro di noi. Quando abbiamo solo certezze, forse dovremmo chiederci: sono ancora in cammino? Sto ancora muovendomi verso? I saperi dell'eccellenza, visione, creatività e strategia. Ma cosa presiede a queste 3 grandi abilità che l'uomo è in grado di mettere in campo? Una semplice sigla, fase, che dice tra l'altro
che gli uomini non sono tutti uguali fra loro. Che cos'è fase? Filosofia, arte, scienza ed economia. Tutto nella nostra vita è stata la capacità di elaborare una visione che unisca la nostra dimensione immanente con il trascendente e quindi cerchi di dare risposta alla nostra paura di svanire, alla semplice paura della morte che è così dominante nella nostra esistenza. Infatti è ad essa, semplicemente ad essa, esclusivamente ad essa che noi con tutti i nostri atti cerchiamo di dare una risposta. Dalla filosofia siamo passati quindi all'arte, a un gesto creativo in grado di compensare questo squilibrio che era in noi. E dal gesto creativo ci siamo detti che era necessario scoprire, verificare, codificare le leggi che ci governano, che governano il mondo in cui siamo. Ed infine tutto questo processo si è trasformato in un di meno che diviene di più, in una linea di massima penetrazione che incontra una linea di minore resistenza, quindi in una economia di scala, in un'economia d'insieme. Non possiamo dimenticare oggi, non abbiamo mai potuto farlo, ma oggi più che mai ciò è determinante e importante, che l'economia è il prodotto di una visione globale dell'esistenza umana, non della produttività di un singolo individuo, ma di ciò che questo insieme è in grado di esprimere, di ciò che questo insieme si chiede ogni mattina quando si sveglia.